Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 19 al 25 agosto e andiamo a vedere la parte generale, l'adempimento spirituale e poi quello amoroso. Con questa Luna piena in Acquario che porta la rivoluzione interiore. Cosa vuol dire l'Acquario e Luna piena in Acquario? L'Acquario è dominato da Urano, il pianeta della rivoluzione. Allora a livello simbolico questa Luna ci esorta a fare una rivoluzione emozionale, quella rivoluzione che ci fa sentire le emozioni come veri dei, forze, come i nostri più grandi alleati. E quindi la rivoluzione interiore comporta la presa di coscienza del fatto che ogni emozione che ti arriva è un Dio che vuole darti la sua forza. Allora accoglierlo è la grande rivoluzione che siamo chiamati a fare con questa luna piena in Acquario. Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto quelli dell'arte sciamanica, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, detto questo, partiamo subito, vediamo qual è l'approccio sciamanico per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. Per questa settimana che va dal 19 al 25 agosto. Lo specchio velato. E qua abbiamo qualcosa che non si vede e che si percepisce. Questa è la settimana in cui ti viene chiesto una fede impeccabile nell'invisibile. Questa è la pratica della fede impeccabile nell'invisibile. Perché questa carta ti dice ci sono cose che ti possono indurre in confusione o cose che non vedi ancora. Bene, quelle cose non puoi ancora vederle, perché ha a che fare col grado di consapevolezza a cui devi giungere non vedendo quelle cose. Come vi spiego in tutti i podcast, la mancanza di qualcosa non è assenza, ma è invisibilità. E quindi fede impeccabile nell'invisibile. Quello che ci resta da conoscere in questo momento storico è il divino, e il divino è invisibile. Quindi qua ti è richiesta una grande connessione con il divino per sentirlo in ogni cosa che esiste, anche laddove vedi mancanze, sappi che non sono mancanze ma sono invisibilità, non sono assenze ma sono invisibilità. E quindi qua è richiesta un grande atto di fede in questa settimana affinché tu possa sentire il potere dell'invisibile e sentirti invincibile. Ma soprattutto cose che tu vuoi sapere che in questa settimana non ti è dato di sapere, questo lo vuole la tua anima e tutte le immagini che ti proietterà la tua anima parleranno di quell'invisibilità. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 4, ma anche nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, il potere nell'invisibile è laddove si creano le cose. E quindi un vero mago crea nell'invisibile. E quindi una grande prova, un atto di fede verso la tua magia e responsabilità verso la tua maestria. Adesso andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito rispetto a questo specchio velato. Allora, vediamo un po'. Capricorno, cosa accade in questa settimana, cosa prevede la realtà 3D e quindi il karma e il dharma verso la tua missione dell'anima. Settimana che va dal 19 al 25 agosto, cosa accade in questa settimana? Dove puntano di più l'attenzione? Qua abbiamo un 2 di coppe. La giustizia. Ok, ho capito, 8 di spade. Ti puoi sentire, vuoi un po', come dire, un po' bloccata per non vedere risultati all'interno di una condizione amorosa. È come se tu volessi avere giustizia in un ambito amoroso, in una relazione, che può essere anche di amicizia, l'amore poi lo vediamo dopo,
è una relazione amorosa di amicizia, una connessione importante per te, ciò che reputi importante. Il fatto sta che è come se la giustizia fosse frenata da un blocco mentale. Allora abbiamo la mente, e la mente mente. La razio, ricordate ragazze, la razio mente. Quindi le carte ti stanno dicendo abbi fede impeccabile nell'invisibile, perché quello che la mente, l'otto di spade, rispetto a quello che vuoi ottenere in amore o con una persona, questa è la settimana in cui quello che vuoi vedere e ottenere per giustizia divina in modo completo, la pienezza, non te lo faranno vedere in modo totale, ma non te lo faranno vedere con gli occhi della mente, ma te lo faranno vedere con gli occhi del cuore. Devi mantenere il cuore leggero. Qua abbiamo una bilancia, la piuma e il cuore. Sapete che negli antichi egizi, quando le persone trapassavano, quando morivano, andavano dall'altra parte del velo, allora c'era un dio, non mi ricordo chi era, Nubi forse, non mi sto ricordando, che pesava il loro cuore. Se il tuo cuore era più pesante di una piuma, venivi mandato nell'inferno, diciamo. E quindi mantenere il cuore l'inferno è della mente. E quindi questa per te è la prova in cui devi sentire il tuo cuore leggero come una piuma, perché alcune cose non ti sono date da sapere in questa settimana. Vediamo cosa ci aggiungono. Il 10 di denari, 5 di spade. Vorresti una pienezza totale per quanto riguarda l'amore. Mi stanno battendo questo sull'amore e anche per quanto riguarda magari delle cause inerenti al denaro e il lavoro. Magari amore e denaro sono uniti. È come se ci fossero blocchi mentali, 5 di spade, tensioni o mancanze di comunicazioni relative a una stabilità, a una casa, al denaro, al lavoro. Questa è la settimana in cui ti viene chiesto un atto di fede importante, perché farai un salto evolutivo nella misura in cui mi alleggerisci questo cuore. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla, cita la nostra tradizione, scusami, cristiana. Scusami che c'ho l'aria condizionata, caldo, freddo. E sì, diciamo che questi sono giorni importanti dove ti viene chiesta quest'atto di fede. Vediamo un po' l'energia positiva per te qual è. Guarda, il 3 di spade è al positivo. Mi dicono che se c'era una situazione di dolore emozionale, questa settimana, grazie a questo lavoro che facciamo, te lo metti alle spalle, non c'è più un dolore emozionale. 3 di spade, mi spiego? Esci da una condizione di dolore emozionale. Un'altra carta in positivo per te? E beh ragazzi, da vittima a mago. Qua abbiamo il mago. Qua abbiamo il mago. Ti sentirai nel potere. E il mago chi è? Colui che passa da una condizione di vittima alle spade a una condizione di co-creatore con la propria realtà. Quindi avrai il potere tra le mani, nelle mani in questa settimana. È possibile che molti di voi hanno già vissuto questa condizione che vi ho detto e quindi ve la mettete completamente alle spalle, senza rimasugli, diciamo, senza strascichi. Vediamo un po'. Anche opportunità lavorative inerenti a un nuovo inizio. Carta negativa per te. L'asso di spade, c'è mancanza di comunicazione rispetto agli ambiti descritti, però arriveranno delle cose nuove importanti. Mancanza di comunicazione relative alla casa o a una stabilità o al denaro, assenza di comunicazione relativa anche all'amore. Però guarda, sappiamo ormai come funziona la realtà, no? Sta diventando un gioco da ragazzi. Io lo dico soprattutto per le ragazze nuove, di studiare i podcast per capire come adempiere a quello che leggono i tarocchi, che leggono il karma e il dharma i tarocchi, quindi sono impeccabili su questo. E qui ci adoperiamo a andare incontro all'evoluzione personale rispetto a quello che può accadere per non ripetere gli stessi cicli. Vediamo un po' cosa viene dopo l'otto di spade. Qua abbiamo il diavolo, qua ci sei tu. Guarda, ti dico una cosa. Cosa viene dopo l'otto di spade? Molti di voi hanno già vissuto questa situazione che vi ho descritto, perché vi rivedo prendere il potere in forma, vi rivedo proprio piene di vitalità, pieni di energia, ottenendo ciò verso cui state ambendo. Va bene? Magari alla fine di questa settimana o alla prossima. Io credo più alla prossima. Sì. Vediamo un po' cosa ti dicono gli Angelion.
E guarda un po' come si parlano tutte le carte, il salto nell'ignoto devi fare, fede impeccabile in ciò che non si vede. Passaggio tra due mondi, te l'ho detto prima di iniziare la stesa con i tarocchi, quando stavamo dicendo qua se non sbaglio. Questa è la settimana in cui tu farai un salto evolutivo, un salto quantico. Il coraggio, non voltarti, guarda avanti, devi fare un salto nel buio. Cos'è il buio? Cos'è il buio? Il buio è ciò che non si vede, è la fede nell'invisibile, è il divino. Fede impeccabile nel divino, ragazzi miei. Ok? E vedrete cosa accade. Detto questo, adesso ragazzi miei e ragazzi passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona nel cuore, che tu abbia una persona in mente o non ci sia nessuno, vediamo un po' cosa accade in questa settimana in amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, 19-25 agosto. Prendiamo una carta guida prima di tutto, una carta guida. Io ti vedo bene qua col tre di coppe, io ti vedo conoscere gente nuova, aprirti alle persone, aprirti al nuovo, vedo festeggiamenti, vedo allegria, condividere la... diciamo che sei circondata da persone che supportano la tua energia positiva. È possibile anche una riconciliazione, ma vedo proprio energia bella, di allegria, festeggiamenti, aperitivi, feste. Per le ragazze singolo vedo conoscere gente nuova, assolutamente sì. 4 di bastoni, assolutamente vedo incontri qua. Vedo incontri, allegria, celebrazione. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Con questa bellissima energia di leggerezza, di allegria, Capricorno, amore, settimana che va dal 19 al 25 agosto. Qua abbiamo il Cavaliere di Bastoni e l'Imperatore. Io qua vedo qualcuno, vedo una persona che ti parla, che ti scrive, c'è molta energia di fuoco, forte energia dell'Ariete, Leone, Sagittario e Toro. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'Imperatore, la Luna, 7 di spade, 3 di coppe, 3 di coppe, 3 di coppe, l'appeso. Allora, qua io credo che tu abbia perso un po' di fiducia in qualcuno, hai avuto paura che qualcuno ti nascondesse qualcosa o ti abbia mentito. Magari nascondendoti che c'erano altre persone, però magari non è così. C'è un po' di mancanza di fiducia, 7 di spade, un po' un evitamento da parte tua, da parte di questa persona che ha evitato il contatto. Vedo una persona molto concentrata su di sé, anche un po' testa dura, per cui non hai avuto fiducia di questa persona, ci possono essere delle cose un po' torbide da risolvere con questa persona. Forte il segno è di nuovo, ti dico, dell'Ariete. Ho detto Toro prima, boh, comunque forse stai connettendo con qualcuno del Toro. E Ariete, e qua abbiamo l'appeso e Cancro, e l'appeso e pesci. Vediamo energia attuale nell'amore, Capricorno. Qua abbiamo il paggio di denari. Ti vedo concentrata sul lavoro o su quello che ti piace, o ti vedo ricevere presto comunicazioni. Vediamo di che natura, energia positiva, il mondo. Molto bene aspettate sono le comunicazioni per WhatsApp e per internet. Vedo che hai comunicazioni su WhatsApp. Il mondo come tua carta positiva mi parla di una nuova tappa per te della tua vita. Si chiude una tappa elaborata e si apre una tappa nuova, meglio di quella precedente. Qua vedo comunicazioni. Qual è il blocco? Il blocco è il 2 di bastoni, probabilmente qua devi fare una scelta, non sai che scelta fare, non sai cosa pensare rispetto a una persona che arriva, oppure il 2 di bastoni parla un po' di che faccio, che non faccio, oppure può parlare di una distanza che c'è tra te e qualcuno. Vediamo il passato, 9 di bastoni,
9 di spade. Io vedo che qua ci sono stati un po' di intoppi nell'amore, preoccupazioni che hanno dato ritardi, preoccupazioni, un po' di difese alte, preoccupazioni e difese alte con qualcuno. Diciamo che è una situazione un po' particolare di tensione con qualcuno qua, oppure di tensione rispetto all'amore. Vediamo che succede qua da 19 al 25 agosto. 6 di coppe. Cavallo di coppe. Ah, ecco, è il re di bastoni. È una nuova tappa completa della tua vita, perché io ti dico una cosa, io qua vedo una persona che ti dà comunicazioni da parte di una persona che vuole incontrarti e si muoverà verso di te. Questa può essere una persona con la quale c'era una situazione di tensione o no contact, o una persona distante che questa distanza può aver creato delle tensioni. Quindi una persona, per alcuni di voi una persona del... Stiamo in Mercurio retrogrado, quindi credo che si possa essere una persona che conoscete bene, anche persona del passato, perché stiamo in Mercurio retrogrado, non mi ricordo fino a che giorno, e comunque fino alla fine di agosto. Il 6 di coppe parla di riconnessione, cavaliere di coppe una persona che si muove verso di te, e il re di bastoni una persona che farà azioni verso di te e insiste. Se invece non avete la persona che già conoscete del vostro passato, viene una persona al 100%, assolutamente, eccola qua, che vi porta un'energia bellissima. Alcuni di voi la stanno già conoscendo adesso, altri in questa settimana. E qua vediamo una persona proprio re di bastoni che mette sforzo e impegno, te l'avevo detto anche nel taglio, anche una persona che vuole sistemare, rimettere ordine laddove magari c'era situazioni di tensione, se è una persona nuova, assolutamente sì. Ok ragazze mie, vediamo un po' cosa dicono i miei tarocchi, cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. Paggio di denari, paggio di denari. Sì, la temperanza, vedo comunicazioni di pace, di equilibrio, il mondo al positivo. 5 di spade, queste comunicazioni porteranno a mettersi alle spalle le tensioni, una nuova tappa, le tensioni vengono meno. Oppure tu ti apri al nuovo con una persona nuova e non sei più tesa o teso. 2 di bastoni al negativo, il re di spade. Probabilmente alcune di voi devono scegliere tra due persone, una persona con la quale c'è la distanza e c'è la freddezza e una persona nuova. Oppure alcuni di voi hanno avuto a che fare con una persona che non si decideva. E qua vedo che c'è una riconnessione totale, una persona un po' più inflessibile. E te l'avevo detto anche con l'imperatore. E qua invece vediamo che avanza verso di te per riconnettersi, con una bellissima energia di proposizione, cioè di buoni propositi. Vediamo il 9 di spade e il 9 di bastoni. Paggio di spade. O avete avuto una discussione o mancanza di discussione. Vediamo, 9 di spade, 9 di bastoni. Sì, cavallo di denari. È possibile che stavate un po' sulla difensiva perché la comunicazione con questa persona andava lenta e non vi fidavate tanto. Oppure ci sono anche questioni economiche in mezzo che hanno rallentato il processo comunicativo. Vediamo questo. Oppure stavate voi sulla difensiva rispetto all'amore, vi siete dedicate sulle vostre cose o dedicati. 6 di coppe, 3 di spade. Qua c'è assolutamente per moltissime di voi una persona con la quale c'era no contact, oppure una persona con la quale c'era silenzio o è successo qualcosa, situazioni di tensione, di frustrazione, di paura, che sa di aver sbagliato, questo è il senso, o comunque riaggancia la connessione con te. E vediamo un po' il cavallo di coppe, 4 di coppe. Diciamo che voi siete un po' amareggiate, un po' abbassate d'animo rispetto, se è una persona nuova con un po' di abbassamento d'animo perché state un po' sulla difensiva, però rispetto a una persona che già conoscete siete un po' amareggiate perché non vi ha dato ciò che meritavate, diciamo un po', cioè questa persona si va avanti e tu stai un po' scocciata, un po' scocciato. Vediamo il re di bastoni qua. Il 9 di bastoni, vedi? Si fa avanti questa persona 100%, però te ti vedo un po' sulla difensiva.
un po' sulla difensiva. Per alcuni di voi è una persona completamente nuova e lasciate andare una persona con la quale c'era una situazione di tensione, è stato difficile comunicare, va bene? Per altri invece è una persona con la quale che farà degli sforzi nei tuoi confronti, però stai un po' così. Vediamo il re di bastoni ancora. 6 di bastoni, però questa persona non si arrende, vuole avere successo con te a pieno esito, ok? Chi viene dopo il re di bastoni? La regina di coppe, sì, io qua vedo che tu sarai felicissima di questa cosa. La regina di coppe, sarai felicissima di ricevere questa, di ricevere. Ti vedo finalmente fluire alla fine, dopo una situazione un po' di abbassamento d'animo, di un po' di difese tue, ragazze e ragazzi. Io vedo che con la regina di coppe tu ti lasci fluire, una nuova tappa inizia per te fuori le tensioni mentali, mi spiego? Qua abbiamo energia dell'Ariete, scusami, l'Ariete l'abbiamo già detto, Acquario, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Cancro, Pesci, Scorpione, Leone, di nuovo Sagittario, sì. Ok, vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui e lei, che non lasciano proprio spazio al dubbio. Per ognuna di voi, ragazze mie, ragazzi nuovi, i miei oracoli sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Ho sempre voluto te, lo capisci? Questa persona che insiste, se magari tu pensavi che questa persona non ti voleva, magari c'erano delle altre persone, se è il tuo caso, se non è il tuo caso lascia correre. Ho sempre voluto te, questa persona vuole te e insiste, te l'ho già detto. Cos'altro? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Questa persona sa di non essersi comportata come dovrebbe per alcuni di voi e chiede, c'è una sorta di perdono, anche se è una persona un po' più inflessibile, imperatore, re di bastoni, nel senso un po' più orgogliosa, no inflessibile, scusami, però è come se si volesse far perdonare. Questo è per alcuni di voi, Un'altra. Ora baciami stupida e poi vuole passare al sodo. Io vedo che qua comunque ti lasci andare, con la regina di coppe, anche se sei uomo. Beh, una bella stesa, ragazze, ragazzi, poi ovviamente ognuna ha il suo. Vediamo cos'altro. Cos'altro? Qual è l'ultima carta dei Rider Waite, Capricorno? 7 di denari. Io vedo che qua tu ci penserai. O c'è un po' di attesa prima che si verifichi questo, però vedo che tu ci penserai, vedi? Io credo che tu ci penserai, 4 di coppe, 4 di coppe, ci penserai prima di dare una possibilità. Ok, vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Dove stanno gli altri oracoli? Eccoli. A dire il vero, qua c'è una persona che si apre cuore a cuore. Beh, io ti vedo felice comunque. Io ti vedo felice. Anime gemelle. Mamma che stesa bomba, ragazze. Allora, qua se non conosci la persona, è una persona nuova, io ti vedo attendere perché stai un po' sui dubbi, perché secondo me dici, ma è veramente così? Sì, è veramente così, mi dicono che ne vale la pena. E se è una persona che già conosci, qua c'è un togliersi le maschere, il dire la verità, e ti vedo proprio felice perché potremmo annoverarla tra un'anima gemella questa persona, C'è una persona che ti corrisponde e ti... Insomma, ragazzi miei, c'è felice felice, anime gemelle. Sono più chiare di come sono stata io queste carte. Quindi, ragazzi miei ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.